Tamiya Mantarei, bentornati in questo nuovo unboxing da parte del Wolf Team. Questa è una revisione di una serie classica anni 90, ma ne parleremo subito dopo la sigla. Ciao! Eccoci qua, amici del Wolf Team. Avete messo un like agli altri video? Siete iscritti al canale? Beh, se non l'avete fatto siete dei ignorri, eh? Va bene. Ragazzi, oggi parliamo della Manta Ray, un modello che mi è sempre piaciuto un botto. Negli anni 90 c'era una serie che andava per la maggiore, tra cui facevano parte anche la Manta Ray, la Vanquish, la Avante e altre classiche. Ecco, per il trentennale della Tamiya serie Mini 4VD hanno fatto queste revision, quindi hanno ripreso delle vecchie macchine e le hanno stilizzate con dei nuovi concept, mannaggia l'inglese a me, maccheronico. Questa revision è stata fatta nel 2013 e come potete vedere qui sono state anche fatte delle altre, vedete? Fa parte della categoria special, quindi non hanno fatto delle revision anni 90 di tante macchine, ma delle più iconiche che sono state usate in quel periodo. Io da piccolo ho usato la Vanquish e la Avant. La Avant è stata anche uno dei miei primi amori, ma la Manta Ray è sempre stata una di quelle che guardavo utilizzarle dagli amici e vorrei ma non posso, perché non so, non l'ho mai avuta. Ecco, questa che mi è capitata per le mani è un telaio AR. Una particolarità del telaio AR che adesso andremo a scoprire nell'unboxing è che ha dei setup molto veloci quando c'è da fare cose di smontare e rimontare in quei frangenti che non si ha molto tempo, e soprattutto quando il calendario lo comincia a tirare giù dalla A alla Z. Quindi facciamo l'unboxing, tiriamo fuori quello che ci serve. Bene, questa è una versione gold, quindi abbiamo un rivestimento molto tamarro. Anche questo è in policarbonato, quindi non abbiate paura. Abbastanza rigido, forse è più rigido di altri che ho avuto tra le mani. Comunque, di questi telai, vedete? Tamarrissimo. In due pezzi, sono due pezzi. Ecco, questo è lo chassis AR, come vedete. Ha la cassa motore e il blocco batterie in un corpo quasi unico. Questo però è il sopra, quindi voi andrete a sganciare tutto quello che vi interessa da sotto. Ha uno sgancio veloce sia delle batterie che del corpo motore e ingranaggi, così da sfilare quello che vi interessa, fare un setup veloce, cambiare e rimettere tutto lo corrente al loro posto. Anche questo in ABS pastello nero, abbastanza flessibile ma resistente nel contempo. Le gomme vengono fornite delle classiche gomme slick morbide, sono delle soft con diametro largo. Sono fatte per la velocità, perché comunque se andate a vedere sono con un'impronta centrale. Il motore c'è il classico Mabuchi e ingranaggi troviamo dentro il 4
4.2.1, pignone giallo, classico grasso Tamiya. I cerchi, anche i cerchi, dotati di un bel oro tamarrissimo, così potete andare in giro anche con una bella medaglietta e un Rolex alla 50 Cent, magari che anche un bel... Vabbè, niente, andiamo avanti. Questo è il resto, vedete, questo è il blocco batterie che fa anche da sottoscocca, con queste clip veloci, premete qui e si sgancia al volo. Rotelle. Qua in queste serie la Tamiya ha incominciato a inserire tutte le varie rotelle e cuscinetti a basso grip, quindi ha inserito dei polimeri dentro lo stampo che rendevano questi pezzi molto viscosi, quindi con un basso attrito e una viscosità alzata di livello. Cassa con chiusura rapida, cassa motore, e qua anche qui troviamo il suo freno posteriore da montare sul retro della macchina. L'unica cosa che non mi piace è questa specie di chiusura, la chiusura del telaio insieme al case della macchina a questo specie di tubo, fa un po' F14, però vabbè, è così. Questa edizione si chiama Gold e fa parte delle Reve Series, come già detto prima, e fa parte anche delle Aero, le serie Aero della Tamiya spiccano per uno studio aerodinamico fatto addirittura in Galleria del Vento, e non sto scherzando, trovate dei video su YouTube dove ci sono le prove in Galleria del Vento di alcuni modelli della Tamiya. Quindi è stato fatto uno studio molto accurato e ricercato su alcuni componenti, perché quando voi girate la macchina una volta montata troverete che questa parte ha delle insenature per far scorrere l'aria, mentre la macchina ha un centro gravitazionale molto basso, quindi non è altissima dal suolo, anche se utilizza delle gomme con un diametro largo. A me piace, mi piace molto, sono contento di averla tra le mie mani, anche perché è un modello particolare ed è stato un regalo che ho accettato di buon grado. Se anche questo unboxing vi è piaciuto, mettete un like al canale YouTube del Wolf Team e ci vediamo alla prossima. Ciao! Curiosità di questo video: la Manta Ray Junior esce nel 1991 su telaio Super Zero. Dalla sua prima uscita ci sono state tantissime altre edizioni, sempre su telaio Zero, fino ai giorni nostri con telai Pro. Dalla Manta Ray Junior siamo passati alla Manta Ray Mark II e la Aero Manta Ray, che è quella che vediamo in questo video. Bene, un saluto a tutti e alla prossima curiosità. Ciao!